Uh. Sì. Buongiornissimo Ciao a amici! tutti! Come state? Bene, grazie. C'è un bel sole a Tetto Caban. Sì, Strano, non succede mai che ci faccia bello, però va bene così, dai. comunque ogni giorno ci meravigliamo dei colori. No, è pazzesco. Tipo quelle piante là, ieri non erano rosse, No, erano ancora gialline. sta evolvendo. Noi vorremmo partire e andare a fare delle video di foliage, ma fai le Abbiamo... camere, sdiffa le camere, prepara Sì, la colazione, sistema la legna, eccetera, eccetera. Siamo un po' bloccati, però abbiamo deciso che nei prossimi giorni, almeno un paio d'ore, ce le prendiamo per noi per portarvi a volare sul foliage, sì, a se riusciamo. vedere... Sì, 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 perché anche perché il foliage è ora, i colori sono ora, quindi ci piacerebbe approfittarne, perché sennò dobbiamo aspettare di nuovo un altro anno e ci dispiacerebbe un pochettino. Quindi riuscissimo a ricavarci del tempo. Ma questa settimana fortunatamente è bella piena, tra un paio d'ore arriveranno gli ospiti e quindi dobbiamo concentrarci comunque sul bed and breakfast. Tra l'altro approfitto, oggi è il 26, Oggi è 26? sì, Sì. 26 ottobre, cioè voi guardate il video il 26 ottobre, è il compleanno di Alex, te lo sapevi, vero? Auguri Alex! Auguri Topolino, tra l'altro l'avete visto in un video mio nipotino Alex. Nel video dei E cavalli. invece il 25 ottobre mio fratello e mia cognata compiono 7 anni di C'è sempre un matrimonio. avvenimento. C'è sempre una... Tra l'altro 25 mio fratello, 26 compleanno, 27 l'anniversario di mia sorella, 28 compleanno di mia nipote, Compleanno anche di Emma 28 compleanno di Emma, e... 29 Ah, bon. compleanno... Ah, 28 anche San Simone. Cacchio. 29 compleanno di Mattias e il 30 è il compleanno di Franci, mio nipote. Tutti Mi sa ne è una roba per parei. lì! È tutto qua, ragazzi, perché le date devo dire che me le ricordo abbastanza bene. Ma cosa facciamo oggi? Oggi vi raccontiamo com'è stato il film di Franco Politica. Esatto. Grazie al cielo. Grazie al cielo si intitola il film. Prese benissimo, andiamo a teatro a Boves dove veniva proiettato il film. Ma purtroppo Il ci film sono non si è stati, visto? no, ci sono stati dei problemi tecnici Legati all'audio. legati all'audio, infatti il regista era proprio demoralizzato e dispiaciuto perché comunque lui più che portare il materiale e tutto, la sera prima funzionava tutto, quella sera lì purtroppo c'è stato qualche problema Sì, l'audio all'impianto. partiva al sesto minuto circa del Sì, video che dura più o meno un'ora, per cui e lui... giustamente conoscendo gli artisti, i registi, i fotografi eccetera eccetera, l'opera è propria e decidono, e giustamente secondo me è stato deciso di non far vedere un docufilm senza 6 minuti perché in quei 6 minuti comunque c'è parte del racconto. Sì. Ma, quindi eravamo un po' demoralizzati, ma Ma cosa abbiamo fatto? abbiamo deciso di fregarcene. Ci siamo comprati il DVD. Sì, perché al fondo della sala c'era questo tavolo con sopra tutte le opere, tutto quello che Tutti i lavori aveva fatti i di Remo lavori Scallino. fatti dal regista, tra cui questo film, che noi avevamo già deciso di comprarlo a prescindere, di tenerci il film lì, perché comunque sono film che sai, ogni tanto è bello riguardare. E allora abbiamo approfittato, abbiamo comprato, siamo tornati a casa, Alle 10:30. eravamo con Sergio e Sly, sono andati a casa, loro si sono fatti il panino, io e Sly sul divano con le castagne a mo' di patatine, popcorn, e ci siamo guardati il film, che ci è Ecco, piaciuto tantissimo. parliamo un po' del film quindi, Sì. visto che avevamo detto che era un film che ci interessava. Francesco, detto Franco Dalmasso, soprannominato Politica. È un film toccante Sì, che fa molto riflettere. Sì, è la storia di questo signore che dal 1975 al 2019 ha deciso di vivere nei boschi. Si è impossessato di una casa che non ho capito Era bene. disabitata. È una casa disabitata, un rudere, come purtroppo in provincia di Cuneo se ne trovano tanti. Lui ha preso questo rudere, ma non è che l'ha ristrutturato, lui ha abitato tutti questi anni In terrazza. in terrazza. Non è mai entrato in casa. Il No. suo letto, anche in pieno inverno, era fatto di un materasso e 2 coperte di lana su balcone, tra l'altro in un posto che rimane qua dietro, sull'altro lato, sul versante bovesano della Bisalta, dove è un posto comunque che nevica tanto quanto qua, quindi immaginatevi, e comunque si parla anche degli anni 70-80, quindi quando Sì. l'inverno faceva anche 5 metri di neve, con meno 10, meno 20, lui non ha mai dormito, non ha mai avuto riscaldamento,
e viveva esattamente allo stato più naturale e selvaggio possibile. Sì, e quindi lui non ha toccato questa casa, la casa è rimasta intatta com'era, lui ha approfittato di questo balconcino per dormire tutti questi anni e si curava con le erbe, è un grande conoscitore Di erbe di selvatiche, erbe selvatiche, spontanee. infatti nel film spiega anche qualche erba velenosa, qualche erba, le fa proprio vedere. E quindi si curava con queste erbe, ogni tanto scendeva in paese per fare degli acquisti ed è tanta roba. Cosa dice qua? La sua formazione: mi piace addormentarmi quando fa buio e svegliarmi con il calore dell'alba e guardare il cielo. Aiuto! Non sono un guru, per nulla, non mi atteggio a maestro, ho ancora molte cose da imparare. Politica, soprannominato politica perché lui è stato per anni un pacifista, l'unico modo per essere in contatto con il mondo era ascoltare in un punto solo della casa Radio Radicale Sì. e Di Milano, Milano? una persona veramente 100.000 anni luce più acculturata di me, una persona con una Sì. conoscenza della filosofia, degli scrittori, di tutto e di più, con cui Remo Scalino è entrato in sintonia, quasi in intimità nelle domande che gli ha posto, vengono poste all'interno del docufilm domande sul credere in Dio, sul vivere in quel modo lì, sull'aver abbandonato tutto, una sorta di San Francesco degli anni moderni, in cui lui si è Esatto. spogliato degli avere per riscoprire il proprio essere Sì. e ha insegnato tanto a noi in questa visione di un'ora, di 60 minuti. Ha dato tantissimo, ci ha fatto capire l'importanza di scendere sempre più in basso e, guarda caso, alcuni concetti riprendono il video che avete appena visto ieri dell'importanza del primo strato della piramide, ovvero l'agricoltura e le colture, perché senza di quello l'uomo non potrebbe esistere, quindi il riscoprire delle erbe spontanee all'adattamento con la natura, quindi a rispettare le piante, il cambiamento climatico, la salvaguardia del pianeta stesso, perché se uno vuole vivere deve prima di tutto portare rispetto per la natura Sì. e per gli altri, quindi togliersi anche i pregiudizi, siamo tutti uguali, siamo tutti qua per compiere il nostro percorso in questa vita, noi poi pensiamo che ci siano più vite a disposizione, quindi è stato molto toccante, il finale quasi strappalacrime, Sì. e Tra noi l'altro erano, perché prima Remo, il regista, ha fatto, quando eravamo ancora a teatro, sì, un'introduzione. un'introduzione a questo film, anche come secondo lui, con che occhio guardarlo, non con un occhio da, eh, come chiamarlo, un occhio per giudicare, ma con un occhio diverso, andare più in profondità e non rimanere in superficialità, giusto? E ho detto questo perché volevo dire, io mi perdo nei Le miei canzoni? concetti. Le canzoni? No, volevo dire, non mi ricordo più. Però avevo anche un bel discorso da fare, non mi ricordo più. Colpa tua. Cosa ho fatto? Niente. E beh, se mi viene in mente lo dico. Comunque, molto bello, tantissimi riferimenti alla politica, al suo credo, appunto, come dicevi tu, a quello che pensa di Dio. È stato Allo veramente... spogliarsi della superficialità e vestire invece l'essenza, la purezza, l'essere buoni e rispettosi e essere soprattutto una cosa che ribadiamo ormai da 11 mesi e qualche giorno, l'essere grati verso il creato, verso gli altri e verso quello che ogni giorno abbiamo, perché ogni giorno è un nuovo inizio, una nuova Sì, vita. sì. Come, è vero, come lui ha citato nel film e io infatti poi ho detto, è la terza volta in vita mia che sento questa frase. Tra l'altro è la terza volta in un mese. No, una volta, la prima volta l'ho sentito 2 anni fa che ero Ah, andato da una signora per fare un massaggio e avevamo parlato anche molto, mi aveva detto questa cosa. Poi l'insegnante di yoga e adesso lui,
che dicono che praticamente ogni giorno rinasciamo, perché praticamente noi viviamo tutto il giorno, un po' come il giorno, il sole nasce e poi muore la sera per poi ritornare, e quindi noi ogni giorno dovremmo ringraziare perché noi è una nuova rinascita. Ogni giorno si nasce e si muore. E quindi sentirlo anche in questo filmato mi ha fatto riflettere molto. Poi anche, come dicevi tu, una persona tantissimo acculturata perché ha letto tantissimo, ha fatto un sacco di riferimenti a Socrate, a rivoluzioni vecchie, rivoluzioni francesi, cioè ha parlato di tantissime cose che noi avremmo dovuto studiare alla scuola, forse queste rivoluzioni, questa storia, ma uno poi non si E ricorda poi bene dei è una concetti. persona che, come dice il DVD qua, è un uomo che ha fatto una scelta, ma prima ancora dal mio punto di vista, non solo la scelta di andare a vivere nei boschi e di staccarsi da tutto, ma vedendolo nelle riprese ha fatto una scelta veramente unica, ovvero trasmettere bontà, purezza e solarità, Sì, perché se uno lo guarda è magia pura, sì. cioè Ricorda molto in questa copertina, copertina Osho. sì. Ricorda tantissimo Osho, poi vedendolo nel film no, però qui ricorda tantissimo Osho. Osho, Terzani, io spero di poterlo conoscere dal vivo prima o poi. Sì. È del 51, quindi è ancora giovane, ma la vita che ha fatto comunque l'ha segnato tanto, ha un po' di problemi di salute adesso, però vi consigliamo ciecamente di comprare questo film qua, grazie al cielo, di Remo Schellino, E www.remoschellino.it. si trova su, al massimo vi mettiamo i riferimenti, Sì. se avete qualche problema potete piuttosto contattarci e noi in qualche modo proviamo a recuperarlo, ma non so. Tra le altre cose, poi in riferimento a tutto questo mondo, siamo stati alla Fiera del Marrone Questo weekend. questo weekend è chiusa e vi porteremo poi Lidia la porteremo qui a fare degli eventi con cui parliamo, abbiamo già accennato qualcosa nelle stories, ma nei prossimi giorni vi porteremo in un posto magico, Sì. in un posto oltre confine, sia a livello mentale che a livello geografico, ovvero da Claire de Lune di Patrizia a Chiusa. Praticamente una signora di Bordeaux che anni fa per amore è venuta in Italia e lei e il compagno hanno scelto la Valle Pesio perché hanno vissuto a Milano, se non mi ricordo male, hanno scelto la Valle Pesio per vivere tutto l'anno, per trascorrere la vita, e lei ha questo boutique, perché la chiamerei boutique, dove vende È un atelier. un atelier, mi piace ancora di più, bellissima, dove vende tutte queste creazioni sue fatte col vetro. Perle di vetro, tra l'altro lei è la presidentessa internazionale di Perle de... scusate, non lo so, no, un'associazione francese. Sì, Lavora il vetro direttamente nel suo atelier, fa delle opere d'arte incredibili, tra cui questo regalo qua che ci aveva preparato per darci il benvenuto in valle, in quanto vedendo i nostri primi video ha rivissuto quello di 15-20 anni fa quando lei è arrivata qua. ed è stato toccante perché ci siamo trovati subito in sintonia, persona creativa, solare, emana un'energia positiva incredibile, per cui parlando con lei abbiamo deciso che nei prossimi giorni vi porteremo direttamente nel suo atelier a scoprire questo mondo magico della valle. E quindi non vediamo l'ora, perché sicuramente ci spiegherà come, ci porterà a vedere proprio come fa le sue creazioni, fa delle cose stupende. Entreremo nel suo mondo. Io ho visto una collanina col cuoricino rosso spettacolare, proprio bella, quindi così io te la butto lì. Beh, è proprio bella. Bella, bella. Comunque, andando avanti, ve la faremo conoscere presto. Sì, quindi per chi la conosce già, tenetevi forte perché entriamo un po' nel suo mondo, come entreremo poi nel mondo di Francesca, che abbiamo scoperto dopo 11 mesi che ci dicevano che non era così. In realtà esiste il formaggio della Valle Pesio, ne abbiamo comprato per dare poi agli ospiti a colazione. Sì. Ragazza, Purtroppo noi ci eravamo informati. un'esplosione di energia, anche lei, figata. Noi ci eravamo informati perché ci sarebbe piaciuto vendere del formaggio della Valle Pesio, non vendere, dare a colazione, non vendere, ma dare a colazione o comunque mangiare anche noi del formaggio della Valle, sia della Valle Pesio che di Peveragno. Noi conoscevamo
Peveranio chi fa il formaggio, ma della Valle Pesio proprio i alpeggi Ci avevano detto che non ce c'erano n'erano. produttori di formaggio della Esatto. valle. In realtà il formaggio viene prodotto là Laggiù. ed è lei un'esplosione unica di energia, Positività, sì, energia, e allora l'abbiamo acquistato, quindi i prossimi che verranno da noi per colazione mangeranno il formaggio della Valle Pesio. Beh, che poi l'abbiamo assaggiato e È buono, poi a noi piace quello proprio stagionato, buono buono. sì, per cui ragazzi un sacco di novità, anzi, no, un sacco di scoperte di realtà valide, Sì, uniche, speciali, a metro zero, sì. come i libri che hai tu, Sì, di Lidia Dutto, lì è tutto. Abbiamo acquistato 3 libri, adesso qua ne abbiamo solo 2 2. perché uno l'ha preso slide da leggere. Allora, io dico i Fammi titoli, questo. vuoi? Sì, ne parlo un attimo. Allora, il titolo che ho scelto io, questo qua è Nelle corna del bue lunare. Poi c'è scritto approcci verso la salute e la malattia, rimedi empirici, pratiche di cure e segnature nella tradizione popolare di una vallata alpina. Il tuo. E incantesimi di maschere di lupi, sortilegi, metamorfosi in animali e malefici stregonici nell'immaginario popolare di una vallata alpina. Sono 7 volumi, Sì. noi adesso ne abbiamo presi 3. Non li abbiamo presi in ordine in realtà, No. perché questo qui è il quinto, mi sembra, Sì. quello che ho preso io, però... vabbè. Però sono 7 volumi interamente dedicati a realtà, storie vere, questo qua è il quarto, ad esempio, della Valle Pesio. La Livia Dutto e Lidia Dutto è una un interprete, ha fatto anche psicologia, counseling, eccetera, eccetera, è andata di persona negli ultimi 30 anni a intervistare gli anziani del posto e ha registrato storie, leggende, tradizioni, la verità di un mondo percorso che non c'è più. che non c'è più, e lei addirittura ha detto nei libri vedrete ogni tanto delle scritte in corsivo, quelle sono le parole esatte degli anziani che mi dicevano. Quindi praticamente in questi libri qua c'è un sacco di saperi, di tradizioni che purtroppo sono sparite, e grazie a questa idea che ha avuto lei si possono riscoprire. Sì, Il terzo libro che abbiamo preso è quello sulla meteorologia, su imparare a conoscere il tempo osservando la natura secondo le tradizioni degli anziani. Poi ci sono altri 2 libri che prenderemo che sono sulla Luna, quindi anche quanto l'importanza della Luna su qualsiasi cosa, dai raccolti a qualsiasi cosa che uno vuole fare, quanto è importante la Luna, e appunto sempre grazie a interviste che ha fatto a questi anziani. Che tra l'altro, ad esempio, la cosa che ci ha più toccato è appunto l'essere lei entrata veramente come Remo con politica. Lei è entrata in simbiosi, in intimità, lavorando a lungo termine, anche grazie ai suoi studi di psicologia, nella vita delle persone, degli anziani, degli ottantenni, novantenni, che molti ora non ci sono più, per poter lasciare qualcosa di scritto, di vero, di autentico alle generazioni future, perché noi stessi, parlando con lei l'altra mattina, ci siamo resi conto in questi mesi che manca un tassello fondamentale, il passaggio tra l'80enne, il 90enne e il 30enne che vuole tornare a provare a vivere come loro, ovviamente con le modernità che ci sono adesso. Sì. Ed è stato stupendo, cioè, perché poi, intervistando più persone, si è resa conto che magari intervistando al giorno d'oggi, c'è quell'aneddoto sulle maschere molto divertente, cioè, secondo me è molto bello, che una signora gli ha raccontato che quando nevicava, tutte le volte vedeva questi scarponcini danzare nella neve senza le persone. Se uno pensa al giorno d'oggi, dice sì, questo qui è un classico ubriacone, fattone, eccetera, eccetera. In realtà poi, intervistando 10, 20, 30, 40 persone, tante persone raccontavano la stessa storia, la stessa situazione, Quindi creando quell'alone di mistero, di magico, di un mondo che forse viene snobbato, forse non lo so, ma che è uno spettacolo. eh sì, perché comunque una cosa così particolare, il fatto di vedere questi scarponcini che si muovevano da soli nella neve, te lo dice uno, dici vabbè, effettivamente, come se te lo dicessi io, ti dici ma tu sei fuori. 2, te lo dice 3, 4, 5, fino ad arrivare a 10, se non 20 persone che dicevano la stessa cosa, al che
Poi noi, forse perché crediamo in queste cose, io credo che non, non esista solo quello che vedo materialmente con i miei occhi, ma c'è qualcos'altro nell'atmosfera, nell'energia, nell'universo. E quindi credo in queste cose. E l'idea, onestamente, che esistano veramente le maschere, per me è tanta roba. Assolutamente sì. Poi magari di notte vengono a farmi il grattino ai piedi. Sei troppo buona per farti fare dispetti. E quindi Non lo ragazzi, so. da Franco Politica alle bellezze della valle, in questo video volevamo dedicarvi queste perle che abbiamo scoperto, queste nostre interpretazioni. E questi artisti cunesi, Sì. 2 della valle, e Remo non lo so di dov'è, Remo Cunese di Farigliano. di Farigliano. Quindi 2 della avanti valle, uno di Cuneo, Farigliano, siamo quindi orgogliosamente cunesi, il cuore batte bianco-rosso. sì, siamo molto felici. Tra l'altro, volevamo, mentre noi eravamo in fiera, ringraziamo tantissimo Cristina e Daniele, sempre i nostri amici di Venaria. Sì, Perché Cristina e Daniele, appunto, ripeto, c'è i anche nostri mia seguaci sorella. youtuber. C'è anche mia sorella, Sì. ma non loro, che sono venuti di nuovo a prendere delle castagne, abbiamo preparato delle castagne, quindi vi ringraziamo tantissimo, ci hanno lasciato dei regali spettacolari e ringrazio anche tantissimo Eppi per il regalino che gli avete fatto, quindi grazie davvero. Sì, ed è stupendo vedere un mondo che va avanti da sé, lontano dalle negatività, dalle cattiverie, dalle ipocrisie, ma un mondo che ci crede, per cui io concluderei con le canzoni del giorno, ve le mettiamo in descrizione perché sono le 2 canzoni di Francesco Guccini presenti nel film. Ci sono scritte qua. No, l'ho guardato prima. E tu però te la ricordi? Una è Francesco Guccini, L'albero io, dovrebbe essere qualcosa del genere. Ok. Ma ci terrei a finire, oltre al nostro saluto solito, con un grazie al cielo. E grazie a tutti voi che ci state seguendo. Viva la montagna sempre, Viva Cuneo, Cuneo, ma soprattutto viva la Valle Pese, a chi crede in questa valle, al di là degli interessi o meno, ma c'è gente che ama questa valle ed è stato Sì. stupendo in questo weekend conoscere un sacco di persone da chapeau. volevo ancora fare un saluto. Ok. Sara, Mauro, Alessandro E Aurora. che sono venuti a trovarci. Giusto. E sono venuti a piedi ieri Da Vigna. Vigna a trovarci, anche loro sono della Valle Pesio, sono giovani e abbiamo un sacco di Cosa in comune. cose in comune e quindi veramente siete anche persone stupende, grazie mille. Dove conterà patatosa Aurora? Timidina. Sì, e per cui ragazzi, non lo so, noi siamo felici di essere venuti 11 mesi, di aver scelto 11 mesi fa questa valle e ve ne racconteremo delle belle se continuerete a seguirci. Tra l'altro, se riuscite a invitare i vostri amici sul canale, sarebbe utile. Non chiediamo soldi, ma visualizzazioni, perché vorremmo far conoscere sempre di più la Valle Pese e la bellezza di Cuneo, perché Cuneo è magica e le montagne cuneesi ancora di più. Sì. Per cui, alla prossima puntata. Ciao! Viva Cuneo! Porca paletta!